Dunque, io sono presidente dell'Associazione per la Salute Mentale Italiana in Germania, Salutare FAO, nasco, tra virgolette, psicologa, psicoterapeuta ed è questa la mia principale attività che svolgo nella praxis che vedete, è una praxis, c'è uno studio internazionale, si chiama Mittelweg 50 e si trova a Neukölln, a Berlino. Guarda, questa è una domanda molto interessante perché si riflette un po' anche sui miei pazienti. Essendo terapeuta, io sicuramente ho seguito persone che hanno, guarda caso, avuto poi il mio stesso path, diciamo, di vita, cioè degli expat. Quindi io credo che l'ostacolo fosse condiviso, no? Effettivamente l'aver cambiato completamente paese d'origine, ma soprattutto modo di affrontare il lavoro, la vita personale, anche le connessioni, quindi avevo, renditi conto, 3 lavori, 3 città diverse, utilizzando la macchina, quindi ero pendolare su Milano, Como e Novara in Italia, come consulente e come ricercatrice. Ho dovuto lasciare la comfort zone per volere, sicuramente per intenzione personale, non sono stata forzata in questo, ma coincideva anche con la crisi economica italiana del 2013 e come me adesso praticamente siamo 40.000 italiani, allora nel 2013 25.000 e avevamo questa condivisione di uno di questi ostacoli. È stato sicuramente il cambiamento molto forte di tutto, potremmo dire di tutto. Quindi arrivare qua e ripartire da zero, però essendo autonoma. Credo che questo abbia inciso molto anche sulla mia psiche, ovviamente, che poi è quello di cui mi occupo, perché mi ha cambiato come essere umano, ma anche come donna, a proposito di donne, perché effettivamente da che partivo da una famiglia di appartenenza che però faceva parte dell'ospedalizzazione, del medicalismo italiano, la gerarchia verticale, il patriarcato e chi più ha più ne metta, che c'è anche ovviamente nella sanità, e anche pochi fondi per fare ricerca, tutto quello che ben sappiamo. Arrivare qua e trovare delle donne italiane, cooperative ed empowering è stato molto bello. Quindi, dal dirti da quale tipo di comunicazione ho voluto allontanarmi. Secondo me questo è molto importante, può essere utile magari anche a qualcun altro asterisco. Nel mio lavoro precedente in Italia non voglio dare per forza la responsabilità al luogo d'origine, però questa è stata la mia esperienza soggettiva personale. Quindi in clinica, in ospedali, in università c'era una comunicazione, magari c'è anche qui a Berlino, no? Effettivamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, però una comunicazione torbida, poco trasparente e non sempre, insomma, eccellente dal punto di vista dell'onestà intellettuale. È vero che poi lì si tende, o si tendeva, spero che adesso vada meglio, a considerare sempre lo psicologo, sempre asterisco mettiamo, troppo giovane, poi improvvisamente ai 50 anni sei troppo vecchio, insomma venivano date veramente poche possibilità. Invece una comunicazione che poi mi è servita tantissimo è stata quella che ho potuto utilizzare sia da parte mia che ritrovare un buon effetto sugli altri, cioè quella assertiva, trasparente e chiara, quindi comunque autodeterminata con dei buoni boundaries, però credo che questo sia servito moltissimo. Non so se è una questione culturale della Germania o non credo, perché in realtà poi statisticamente non è così, è la mia esperienza soggettiva, però è stato che dove ho cominciato a selezionare le persone con questo stile di comunicazione che mi potessero circondare, sono stata meglio anche io. E poi la mia terapia anche individuale, sapete, i terapeuti devono farla, è servita sicuramente per diventare anche più assertiva io e meno compiacente, people pleaser. Allora, ce ne sono un po'.
però penso che la mentalizzazione sia fondamentale. Ora vi dico anche un po' cos'è, perché non è molto folk, è un termine psicologico e non si usa tanto adesso. La capacità di entrare nei processi mentali dell'altro, che non è esattamente l'empatia, però uscire dalla propria mente e non interpretare tutto tramite il proprio cervello. Quindi questo un po' ci nasci e un po' lo studi effettivamente nella carriera di terapeuta, un po' credo che chiunque lo possa imparare potenzialmente, o comunque chiunque quasi, nel senso che ci sono anche training di questo, oppure l'assertività, però sai, le persone mi dicono tanto, ah, tu sei così disponibile, gentile, eccetera. Questo bello, però è anche vero che, come vi dicevo prima, i boundaries, quindi riuscire a settarsi anche sulla propria autodeterminazione e mettere anche i confini, quindi dire guarda fino a qua io arrivo, poi qua tu non puoi entrare, sia fondamentale. Mi è capitato anche tanto, spesso mi ha fatto anche piacere in questi anni, a volte mi è, tra virgolette, dispiaciuto perché vedevo che non c'era un network, uno sportello adeguato, che ora c'è, ce ne sono di più, anche di lingua italiana in città, che offrisse questo tipo di supporto. Io le direi, di avere coraggio, fa un po' ridere, mi viene da ridere mentre lo dico perché me lo sono detta anche io da solo, perché non è che io sia una persona coraggiosa di base, però credo che faccia tanto bene. A volte la famosa barca che è nel porto che invece deve navigare, questo è molto bello, però oltre al coraggio anche l'apertura non ci può essere il coraggio che ti butti e via da solo, poverone, anche sapersi fare aiutare, delegare e non voler fare tutto da solo, tutto perfetto. Questo forse è un pochino meno scontato rispetto, sai, al capitalismo della donna, uomo, persona che si deve fare da sé, basta, e fare attenzione alla propria salute mentale sempre.